incredibilmente dovevo fare i video io e non Alessandra, e invece, come avete visto, praticamente sto facendo video solo Alessandra. Si è rimpadronita del canale e ho perso la guerra nel impadronirmi appunto di YouTube, ma eccomi qua, ce la sto facendo, mi sto intromettendo nei suoi 1000 video. Faccio questo video parlandovi un po' dei miei progetti 2026 per quanto riguarda i miei bellissimi cagnoloni. Per chi non lo sapesse, l'ultimo progetto nato è Sasha, vieni, patà, vieni patatù, vieni patata. È questa cosa qua brutta, ovvero la mia Rottweilerona, che è nata da una pazza idea di recuperare Rottweiler, e partendo tra l'altro da delle linee da lavoro e da Expo, e ricreare un Rottweiler da lavoro, diciamo, antico, quindi da pastorizia, da guardiania, eccetera. Ad oggi il risultato direi che è più che accettabile, più che soddisfacente. Gli darei un bel 9 su 10, in quanto siamo partiti appunto da una linea che non c'entra assolutamente nulla. Nel mondo esistono delle linee da lavoro, ma stanno un po' troppo lontane. Dovrei andare tipo in Australia, in Canada, Nord America, e attualmente economicamente non mi potrei permettere un cane del genere, e per cui siamo partiti da ciò che avevamo, ovvero purtroppo ci è capitata la Sasha. E no, scherzo, in realtà è la mia bambina, vero? Vieni, tata. Vieni, ti vedi come sei bella. Lei è la mia super rot. Bellissima. Sì, ciao Rosy, ci sei anche tu, ma tu non sei una rot, tu sei un barbone, non c'entri niente, sei tutta un'altra cosa. Potete vedere un po' i miei lavori, cioè, o meglio, i suoi lavori, perché lei più che altro che lavora col bestiame, sulla mia pagina Instagram, che magari lascio qui da qualche parte. Alessandra, mettila qua, qui, mettila qui. E poi vabbè, ve lasciamo sotto nei cosi, descrizione, link, non so come si chiamano. E fa tutto Alessandra, tanto queste cose. E così potete vedere lei che conduce un po' di bestiame. Ad oggi si è approcciata un po' a tutto: mucche, asini, cavalli, galline, piccioni, e sono molto soddisfatto per quanto riguarda i risultati, lo ripeto, perché è stato un grandissimo cane. E vi appoggio qua, qui stai su. In questi giorni ho continuato, o meglio, più che ho coltivato, ho continuato a coltivare l'idea di portare avanti questo progetto in modo un po' più profondo, ovvero sto pensando di spoilerone portare al ranch una bella cucciolata, quindi di mettere in riproduzione la Sasha, che ad aprile farà 4 anni. Guardando un po' le tempistiche, la cucciolata sarà verso fine anno, e quindi abbiamo tutto il tempo di preparare e strutturare il tutto, in quanto voglio appunto portare avanti questa cosa e voglio strutturarla e costruirla meglio, sviluppandola su più cani, per costruire appunto, cioè per dar vita un po' a quello che era il mio sogno, il mio pensiero, in quanto la Sasha ha dimostrato che questa cosa è possibile, è assolutamente possibile, in quanto partendo da delle linee di sangue totalmente fuori contesto siamo riusciti ad arrivare qui. Mi piacerebbe recuperare degli altri animali, delle capre, per riuscire a far lavorare un po' di più la Sasha, i cani che verranno in futuro, e portare un po' più di contenuti diversi, far vedere un pochettino anche come si muovono i Rottweiler in questo tipo di lavoro. E quindi niente, questo è quanto, questo piccolo spoilerino di quello che vorrei fare. E niente, tutto qua. Cominceremo.
pian piano, un passettino alla volta realizziamo tutto. E non sarà semplice, sarà un percorso lungo. Sicuramente se adesso stiamo finendo di fare tutte le valutazioni del caso, ovviamente ci saranno da fare, da ultimare tutti gli ultimi test di salute, perché lei ovviamente fatto i test genetici, sono tutti a posto, deve fare gli ultimi 2 check, per quanto riguarda la parte veterinaria. Se questi dovessero essere a posto e se prima di tutto, si decide, l'idea va in porto e appunto poi questi 2 controlli, anche questi sono a posto perché, allevare non è un gioco, non è uno scherzo, è una cosa seria, è una questione che va presa veramente sul serio, va presa con, una responsabilità incredibile, infinita, in quanto, si sta decidendo di mettere al mondo degli esseri viventi e questo comporta una responsabilità a vita di questi animali, anche nel momento in cui, non fanno più parte della famiglia, ma vengono poi affidati, comunque è una responsabilità dell'allevatore. Quindi bisogna esserne certi nel momento in cui si decide di fare una cucciolata, si prende questa decisione. Ovviamente noi non siamo sprovveduti, io e Alessandra abbiamo lavorato con allevatori, io ho lavorato con allevatori e, Alessandra è stata allevatrice, io con lei abbiamo allevato per degli anni insieme, lei molti più di me, quindi non siamo degli sprovveduti, sappiamo come si fa, sappiamo a cosa andiamo incontro e appunto, fatte tutte le valutazioni del caso e con la giusta motivazione, che non è quella economica, le cucciolate vanno fatte e le razze, bisogna allevarle seguendo uno scopo. In questo caso lo scopo è quello di portare avanti la linea da lavoro della Sasha, il suo aspetto caratteriale, ma anche morfologico di costruzione, dove si è andata a smorzare tutta quella parte ipertipica, queste teste a carlino e ste dimensioni sproporzionate. È un lungo ragionamento, lunghissimo ragionamento, vanno valutate tantissime cose. Per l'appunto, primissima cosa è perché lo stai facendo e se la risposta è i soldi, lascia perdere. Non farlo mai, possibilmente, o se poi cambierai idea, fallo se trovi la giusta motivazione. E la giusta motivazione in questo caso è voglio portare avanti il lavoro fatto fino ad oggi con la Sasha. E per me questa è una motivazione più che sufficiente e che io trovo giusta. Quindi abbiamo deciso dopo 4 anni che abbiamo la Sasha potevamo farla anche prima, cioè si poteva fare anche prima tranquillamente, avrei potuto vendere cani, fare soldi anche prima, anzi avrei già fatto tranquillamente 2 cucciolate ad oggi. Volendo anche ne avrei già potute fare anche 3 senza troppi problemi, ma non c'era uno scopo. C'era già quest'idea, ma non era ancora così ben definita, la Sasha non era ancora così strutturata e non era ancora così solida a livello caratteriale, a mio avviso, per portare avanti una cucciolata. Era sì già pronta a livello di caratteristica di lavoro, ma a livello suo personale, come crescita di individuo, portare avanti una cucciolata non era ancora il suo. Molto brava rispetto alla maggior parte delle femmine che io ho conosciuto, ma, io sono molto critico su questa cosa e sono alla ricerca della, quasi perfezione, mettiamola così, e quindi essendo io molto pignolo, ho inconsciamente aspettato, ma anche probabilmente consciamente, aspettato il fatto di avere un cane pronto a gestire un evento del genere, perché bisogna essere pronti, cioè avere un cane pronto, perché è poi il cane che deve crescere i cuccioli. Okay, io gli darò sicuramente una mano, ma l'impronta la darà la Sasha e quindi ho bisogno di avere un cane solido, un cane pronto, un cane grande,
maturo e non posso avere posso farlo così, perché ripeto, non è un gioco, non è uno scherzo, è una responsabilità enorme e bisogna che tutto sia stato calcolato al millimetro, e sicuramente si può sbagliare, sicuramente qualcosa può andare storto, sì, ma, ehm, nel momento in cui si parte con già tutto calcolato, anche l'imprevisto può essere affrontato in un certo modo e, è molto improbabile che succeda. Ecco. Oggi sono con la squadra al completo perché ho dietro sia la Sasha che la Rose che Zara, che in questo momento è appena partita come un fulmine verso l'infinito e oltre. E Sasha, dai! Adesso andiamo a farci un bel giro nel bosco, perché sempre che io riesca a affrontare qua le sabbie mobili, e perché è da un po' che non ho più un rifugio nel bosco. Sì, c'è il capanno, ma il capanno è su ai prati. Invece inizialmente qui a ranch c'era un rifugio lì, in quella zona lì, e adesso vorrei ricrearlo o lì o in un altro punto, ma vorrei appunto ricrearlo. Adesso prima di tutto diamo un'occhiata a sentiero, un po' di giorni che non mi inoltro bene nel bosco, e quindi vado a fare anche un giretto a vedere la fonte come è messa, se è abbastanza pulita, se non è pulita, e vediamo un pochettino cosa c'è da fare. Qui ci sarebbe da continuare a pulire il bosco, ma abbiamo già tanta di quella legna da tagliare che è un casino così, quindi cominciamo con quello che abbiamo già. Zara l'abbiamo perduta. Qui ho la Rose che, vabbè, come al solito è la mia ombra. Intanto nel bosco sta venendo su la Iorsino. Qui c'è la Sascioni, e adesso valutiamo un attimino dove dar vita al nuovo rifugio, perché l'idea è o dove c'era la vecchia capanna, oppure se farla in quella zona lì. Mi sarebbe piaciuto farla anche lì, ma sicuramente adesso andrò a vedere anche di là, perché voglio vedere la zona del rustico e voglio andare incontro a Zara, che è andata sicuramente di là, conoscendola. E dicevo, voglio andare a vedere anche la zona di là, uno perché voglio andare a vedere il rustico, che tanto che non ci vado, e vedere che sia tutto a posto, anche se alla fine abbiamo minimamente iniziato un pochettino a sistemarlo, ma tra le mille cose non c'è effettivamente il tempo, non adesso, quindi è tutto fermo. Qui la recinzione vedo che praticamente non esiste più, è completamente crollato tutto. Qua devo praticamente togliere tutto e rifare tutto da capo. La cosa migliore è purtroppo utilizzare i pali di plastica. Non mi piacciono perché mi rovinano l'estetica della natura, ma d'altra parte sono gli unici pali che rimangono in piedi, perché quelli di legno crollano ogni 2x3 e mantenerli
è una bella rottura. Adesso intanto che sono qua, almeno questo palo qui cerchiamo di ridargli un minimo di vita, anche perché i fili sdraiati sono un pericolo per il selvatico, soprattutto fili qua così, che sono, si vedono, ma piuttosto sottili, e gli animali, se si incastrano dentro, caprioli, cervi, possono farsi veramente male. Quindi il tenere sistemate le recinzioni non è un lavoro che va fatto solo per noi, per i nostri animali, ma anche per gli animali con cui conviviamo, perché appunto non è giusto metterli in pericolo. Qua qua Zara, qua Zara. Ah no, giustamente è andata prima a bere perché stava morendo di sete, per poi venire in qua. Pensavo non avesse capito la provenienza del richiamo, invece no. Zara, qua. Vieni, dai matta. Ciao tetona. Mazza, dove sei andata, matta? Non voglio sapere dove sei andata, che sei ridotto tutto uno schifo. Contenta? Che corri? Una matta? Fare questo tipo di rifugi non è semplicissimo se si vogliono fare bene, perché comunque richiedono veramente prima di tutto una presa in considerazione del luogo. Cioè, per carità, potrei farlo anche qui, in una zona bella, ma come vedete tendono tanto a cadere gli alberi, e essendo che molti alberi sono caduti, si è spogliato, quindi tutti i prossimi alberi tenderanno a venire giù direttamente, quindi non è fattibile. Penso proprio che utilizzerò questa zona qui, che è una delle piane più belle che ci sono qui, e qua ci scende dell'acqua, però l'acqua fa questo giro e invece dovrebbe scendere da lì. Cos'è successo? Si è spostata il torrente. Questo è un problema. Zara, qua. Questo è un problema, però questa zona è carina. L'unico problema è che in inverno rimane molto umida come zona, che è comunque in una fossa, ed essendo uno dei punti più bassi rimane molto umido, quindi quando viene a piovere tutte le fonti e le sorgive tendono poi a buttare di qua. Per carità, si potrebbe arginare la questione, non è impossibile, ma è un lavoro non indifferente, e io non che non ho voglia di farlo, ma sinceramente stavo sperando e pensando di fare un qualcosa di più semplice, quantomeno nel lavoro di partenza. Se no c'è questo piccolo, se no c'è questo. Sto quasi pensando di veramente di tornare alla vecchia idea di Enoch, che era quella di usare questo vecchia zona dove c'era dentro un capanno tantissimo tempo fa, e che poi io ho cominciato a sistemare, ho svuotato, pulito tutto, e tra l'altro nel terreno, in quel punto lì, scavando per mettere in piano, tirando fuori tutto lo schifo, ho tirato fuori una roncola della Rinaldi di non so quanti anni fa, che ho
attualmente cominciato un pochettino a sistemare, adesso è su al campo, dopo devo tornare infatti su tra 3/4 d'ora per dargli un'altra passata di antiruggine, perché ovviamente essendo stata nel terreno per non so quanti anni, sicuramente più di 10 anni, e qua c'è un po' di legni, sono carini, però andrebbero spaccati in due, aperti, e non so, vediamo, perché anche lì butta giù l'acqua. È un bel casino, un bel casino, un bel casino. E non lo so, mi sa che ripunterò alla vecchia capanna. Intanto, come vedete, qui stanno stati fatti un po' di lavori di pulizia e ci sono un bel po' di catastone di legna, sono 3, ce n'è una anche là sotto, e non sarà per nulla semplice portare via tutta questa legna, aiuto. Però c'è legna per sicuramente, vedendola così, e compresa quella che c'è anche a casa, forse sicuramente un paio d'anni, un paio di inverni, forse anche 3, riusciamo a farli, il che non è male, anzi, considerando che poi vabbè c'è ancora legna in giro, però questa qua è già tagliata, catastata, bisognerà poi portarla a casa. Faremo anche questa. Niente, torniamo su alla vecchia capanna e utilizzeremo la vecchia capanna. Niente da fare, poi bisognerà smaltire tutti questi rametti. Aiuto, quanto lavoro. Quest'anno è saltato fuori veramente tanto, ma tanto lavoro. E niente, quindi sì, aiuto. Questo è brutto, per esempio, vedete? Con le cose pericolose che devo tirarlo giù in qualche modo. Alla fine abbiamo deciso di ripristinare la vecchia capanna. È più grande dell'ultima volta, notevolmente più grande, quasi il doppio, però ho deciso di allargarla un pochettino e adesso decidiamo bene come finirla. C'è quest'albero morto che andrà tolto perché è in mezzo, se no non riuscirò a fare il tetto. Nel frattempo i cani hanno trovato un osso, quindi la Sasha è lì che mastica. Ha trovato Zara, ma poi ha preso Sasha, perché Zara dopo un po' si è annoiata, l'ha lasciato lì. E abbiamo trovato le tracce di quello che sembra essere un cinghiale, e che vabbè, a quanto pare sono tornati anche cinghiali. Adesso, come vedete, c'è la struttura che a parte in questo punto si bassa, nel senso che non mi concede di stare in piedi, di camminare in piedi, cioè devi stare un po' gobbo, però tendenzialmente non ci stai in piedi, ma ci stai seduto barra sdraiato, per cui va più che bene, anche perché se decido di tenerla e che va via sto radiccione che non serve più, perfetto, un coso che dà fastidio in meno. Se decido di tenerla anche per l'inverno, più è bassa più il calore rimane. Se la faccio alta 2 metri, sì, ok, sono un po' più comodo, ma poi mi tocca sclerare. Adesso devo capire come fare la tettoia, che non sarà semplice, e ho già qualche idea, adesso vediamo. Mettiamoci in moto.
In tutto questo ho lasciato al capanno la roncola che vi dicevo a pulirsi. Adesso vediamo se viene via un po' di ruggine schifosa. Lì ho messo anche il seghetto che purtroppo era rimasto sotto l'acqua qualche paio di giorni di tempo fa, e quindi ho preso ruggine e vediamo se si sistema appunto la roncola, poi torniamo a lavorare di là. Altro giro di antiruggine, di sciogli-ruggine, quello che è, per la roncola. Adesso gli animali in teoria ci sono tutti, meglio, dovrebbero esserci tutti. Io dare un'occhiata già che ci siamo. Dove cavolo sono tutti? Vedo la Giacinta, ok. La Molly? No, la Oak? La Molly lì? Ok, la pesca, ok. Non tutti. Ok. Stavo preoccupando. Adesso torniamo nel bosco, armati di seghetto, e cerchiamo di togliere quello scomodissimo albero morto che c'è lì in mezzo alla futura capanna bushcraft. Tanto è secco, andava comunque tagliato prima o poi, e già che lo tireremo giù lo si userà per andare a utilizzarlo come appoggi poi per quello che sarà poi la parte del tetto. Vabbè, tagliamo un po'. Nel frattempo abbiamo fatto anche una bella panca e adesso con quello ne faccio un'altra. Fatica, aiuto, fatichissima. Siamo riusciti a finire alle 18:25 la prima parte del rifugio. Adesso bisognerà continuare nei prossimi giorni. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere un pochettino con la luce. Non è che sia da tantissimo. Vediamo. Si è fatta una certa, ma siamo riusciti incredibilmente a completare la prima parte del rifugio. Adesso vado a sistemare gli animali perché sono le 6:30, non ho ancora fatto niente. Devo riportarli tutti dentro e fortunatamente oggi la Sasha è con me, cioè è sempre con me la Sasha, però fortunatamente è qui perché recentemente è stata un po' a casa perché era in calore, quindi per evitare che i cani delle aziende agricole che girano liberi venissero su a far danni, se ne stava spesso a casa. Qui è l'interno della mia casetta, non so se si vede, facciamo un po' di luce, con tutti i rametti, le cose, molto carina. Lì abbiamo una panchina e domani porterò qua il tavolo e poi vedremo di fare qualche altra seduta. Va un attimino ancora sistemata, però abbiamo anche una parete e lì c'è ancora un pezzo di tetto da coprire, ma piano piano facciamo tutto. Devo ancora finire di renderla molto carina. Adesso appunto vado dagli animali e cerco di metterli dentro, mettere il fieno, sistemo tutti i pennuti e si torna a casa. Recupero Zara che è ancora in giro e poi si rientra. Wow, bel lavoro, sono soddisfatto. Wow, che fatica. Appena arrivati al campo, oggi sono solo con la Sasha perché siamo saliti appunto abbastanza tardi e adesso abbiamo liberato le galline, così si fanno giusto un giretto e adesso sistemo gli animali, ma essendo che oggi ha piovuto e il tempo faceva abbastanza schifo, sinceramente non avevo molta voglia di venire. Gli animali comunque, i grossi, non sarebbero potuti uscire perché col terreno così
avrebbero fatto un disastro, per cui era inutile venire fuori e ho detto vabbè, stiamo a casa, riposiamo un po', e sono stato a fare un po' di coccole con la Sasha e pensare, riflettere alle varie cose. Adesso prendo fiato perché ho dovuto portare su un secchio bello pesante da casa al campo, pieno di dove c'era dentro della roba che devo portare su, per cui devo un attimo riprendere fiato e vado a dare un'occhiata al rifugetto nel bosco, vediamo se con la pioggia è ancora tutto in piedi, se non è che ha piovuto tantissimo, ma comunque voglio dargli un'occhiata lo stesso per vedere come ha reagito al primo maltempo. Vediamo se è tutto asciutto, se è tutto in ordine. E tanto il gallo salta sopra la gallina. E è presto per i pulcini, fa ancora fresco. Aspettiamo ancora un po'. E niente. Questa è la giornata di oggi. Breve e uggiosa, ma non si può fare altro. Nel frattempo la Sasha è in fissa sul pollaio perché fanno sotto i nidi di topolini, quindi ci sono le famigliole di topolini sotto il pollaio, perché il pollaio è rialzato, può essere coperto col telo, perché essendo in legno se no ciao, dura poco. Allora è coperto col telo, così rimangono belli asciutti gli animali, ma tra che c'è lì il pollaio e subito vicino al fieno i topini fanno festa, quindi sono sempre qua in giro e li vediamo, sì, si vedono abbastanza spesso. E la Sasha, da buon cane da fattoria, è capace anche di fare ratting e controllo del nocivo, in questo caso topini, per cui sa riconoscerne l'odore, sa cercarli e eventualmente snarli, eccetera. In questo caso non me ne frega niente perché siamo al campo, quindi possono stare tranquillamente in giro. L'unico problema è che vedo che le galline sono dal vicino, quindi dovrò mandare il cane. Sasha, dai, mettiti dentro, su. Sasha, dai, vieni, dai, su, portale dentro. Dai, bravo, dai, una, le altre, dai. Ok, vieni Sasha, vieni, brava. E niente, ecco fatto, brava Sasha. Wow, una radiciona. Ok, ho ripreso fiato, abbastanza fiato per recuperare il fieno. Poggiamo il super bastone, che è il mio personalissimo, amatissimo bastone da montagna, da pastore, da qualsiasi cosa. Recuperiamo una balletta di fieno e andiamo dalle bestiolone. E come sempre, grazie a tutti quelli che continuano a donare, che ci permettono di comprare questo bellissimo fieno. E dai, adesso bella balletta e andiamo dal fieno. Vieni anche tu, papi? E andiamo. Pesa. Ok, devo fare il giro più comodo. Vabbè, niente, speriamo di non scivolare, che qua è tutto infangato, ma
Grazie Vibram per queste splendide suole. Se vuoi sponsorizzarmi, mandarmi delle scarpe con suola Vibram, io sono qui. Quindi Vibram, non farti problemi, anzi sarei anche ben contento. Oddio, recuperiamo i fili. Quello sta cominciando a diventare tutto un po' buietto, però ci si vede ancora, si intravede si intravede il rifugio, anche se tra poco non si intravederà più, perché ho intenzione di coprirlo con una di quelle reti mimetiche e vanno un po' più riparato dalla vista di tutti. Vedo solo un angolo un po' bagnato sul bancale, che è l'angolo quello lì, e intanto c'è la bellezza. Faccio vedere dall'alto. Saliamo qua sulla collina. Bellissima, guarda, il capolavoro di ingegneria bushcraftiana. Siamo di qua ed eccoci dalla parte sul retro. Giustamente qualcosina entra, ma metà tetto ancora non è coperto, quindi giustamente un po' d'acqua ce l'ha dentro. Però diciamo che non è pensato per starci stabilmente, cioè fissi, cioè non è una casa, è un rifugio, giusto per quando voglio passare un po' di tempo qui. Per cui pensando a situazioni di sono nel bosco e cani, sto magari facendo i lavori, qualcosa comincia a piovere, non voglio stare nel capanno, soprattutto magari in estate che fa caldo, e magari voglio stare nel bosco perché fa più fresco, ma anche semplicemente per stare nel bosco rispetto che nel capanno, avere già un tetto così sopra la testa è già fantastico così. Anche la seduta è asciutta, quindi il suo lavoro vuol dire che lo sta facendo bene. Anche il falò ieri abbiamo utilizzato, vabbè, e andava super bene, è bello, in una bella posizione, molto carino, e giusto per scaldare, se devo farmi una tisana o un caffè o scaldare del cibo o qualcosa, o se proprio sto morendo di freddo. E poi vabbè, comunque c'è anche quella parte lì bassa che è vero che per me viene scomoda, ma non per loro. Infatti ieri la Rose, mentre noi eravamo a fare
la pausa pranzo per il trekking di campeggio, la Rose era proprio lì. E poi vabbè, uno era buttato lì, la Sasha era qui, un altro era qua, in giro. Però comunque se piove e si vogliono riparare c'è la possibilità di mettersi qua. Poi in caso di pioggia forte e magari qualche infiltrazione, appunto, si sta al campo, pace amen. Però mi piaceva l'idea di tornare ad avere un rifugio, un qualcosa di mio qui, che sicuramente sta stortando tutto sto coso, che sicuramente utilizzerò per fare anche qualche notte tra un po'. Adesso mi piacerebbe farla anche adesso, col clima un po' così, ma vediamo un pochettino se riesco, e se no più avanti, magari verso aprile, maggio. Sicuramente verso aprile e maggio comincerò a fare qualcosa che sicuramente porterò qui sul canale, e porterò un po' in questa esperienza meravigliosa, quella di stare in natura coi cani, passare 1 o 2 giorni. È un po' che non dormo fuori coi cani, quindi ho proprio voglia di fare questa cosa e ne ho anche bisogno. E poi magari sicuramente quest'estate ne approfitterò per addentrarmi di più nel mio bosco, quindi entrando di là e andando giù dritto, passando il rustico e infilandomi nel bosco, e dove non ci sono sentieri, non c'è niente, c'è un bello spiazzo, bello tranquillo che conosco solo io, dove mettere preparare un piccolo rifugio giusto per una notte, e fare un qualcosa di più wild, e solo io, i cani e nulla. Proprio fatta così, perché già così comunque è un qualcosa di allestito. Invece fare proprio l'esperienza dove insieme ai cani si prepara il rifugio, si prepara quella che sarà la nostra casa per la notte, quindi il rifugio, la zona sicura, andare coi cani a perlustrare nei dintorni, perché sicuramente qualcuno eh, veglierà tutta la notte e vorrà farsi prima un giro della zona per scoprire se ci sono eventuali possibili pericoli, e quindi ci faremo un giretto, perlustreremo insieme, cercheremo una zona tranquilla dove starci, dove magari accendere un fuocherello se ce ne sarà bisogno, e poi niente, facciamo un po' di nanna, vero tata? Io e te nel bosco andiamo. Questa però è un'esperienza che probabilmente farò solo con la Sasha, non porterò neanche la Rose, non porterò Zara, non porterò nessuno, porterò solo la Sasha perché è un'esperienza che voglio fare con lei per crescere proprio insieme a livello relazionale, io e lei, anche in vista del futuro progetto. Abbiamo bisogno di fare questo tipo di esperienze e di vivere situazioni così, vero? È inutile che mi guardi, non te lo tiro. E vedi rompere il falò, che l'abbiamo fatto ieri, già lo stai rompendo. E quindi ecco, questo è quanto. Mm, per questo video penso che è tutto. E, e niente, basta. Questo è quanto. Dalla capanna nel bosco. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, commentate sempre, se vi piace il video lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, perché per noi è molto importante. A voi non costa nulla, però veramente per noi è veramente importante, perché eh, far crescere questo canale è un modo per noi di portare il nostro messaggio, e il nostro modo di pensare a più persone possibili. Quindi mi raccomando, condividete e seguite questo canale se vi piace.